Salve, siamo Daniele e Emanuela e oggi facciamo un video diverso dal solito, ovvero generalmente facciamo video in viaggio, oggi invece lo facciamo vicino casa. Questa è Emanuela. Quindi oggi ho voglia di parlarvi delle TKC70 della Continental. Vi farò vedere le condizioni dopo 14.000 km e oltre. Il prezzo di queste gomme, da ciò che ho capito, il prezzo varia dalle 2,50 alle 3,50, montaggio compreso, dipende il periodo e la disponibilità dei gommisti. Con queste gomme ci sono partito per il Portogallo, poi la moto è stata riposta in garage al ritorno ed è stata sostanzialmente ripresa semplicemente dopo un cambio dell'olio, un cambio olio, filtro e candele, insomma. E il giorno stesso che l'ho ripresa siamo ripartiti per la Turchia, quindi sono sicuro del chilometraggio che ho fatto perché è rendicontato dai miei tagliandi. E devo dire che rispetto alle recensioni che avevo visto online, le aspettative sono state ampiamente soddisfatte. La gomma è più dura al centro, tende a consumarsi e a scalinare ai lati. È una cosa un po' strana, non sono abituato a questo tipo di consumo, però è un consumo che ti permette comunque di fare dei grandi viaggi. In sostanza anche con lo scalino ci puoi comunque camminare, non hai particolari problemi. Certo, non è che ci puoi fare i piegoni, però se devi fare un chilometraggio lungo, se devi fare dello sterrato, riesci tranquillamente a lavorarci sopra. Una gomma che ha un difetto, secondo me è un limite molto importante, ovvero il bagnato. E sul bagnato, secondo me, non è una gomma eccezionale, non è una tassellata pura. Sul fango incomincia davvero a sentire, nonostante sia un tassello leggero, si sente davvero la mancanza di un tassello vero e proprio. Quindi attenzione che quando si parla di sterrati si parla di sterrati semplici, quelli che faccio sostanzialmente io e che potete vedere nei video che pubblico. Io la consiglio anche per il discorso qualità-prezzo, secondo me ne vale la pena. Ti porta ovunque, ti fa fare ciò che vuoi, ma bisogna rispettare la moto e le gomme sul bagnato. Purtroppo l'anteriore soffre di un consumo anomalo sulla parte laterale dal tacchetto centrale. Voi non lo potete vedere probabilmente, ma qui su questa parte c'è uno scalino importante. Ricordiamo 14.000 km. Ovviamente la gomma è piatta, oggi ci ho dato un pochino con qualche curvetta, ma effettivamente non si recupera più. Come si può vedere, la gomma presenta degli scalini sia qui che qui. Non serve sgonfiarle per recuperare margine. Io ci ho provato, non è cambiato molto, quindi penso che non serva sostanzialmente a nulla. Conviene mantenere le pressioni di regime senza scervellarsi troppo su gonfiaggi e sgonfiaggi. Ripeto, 14.000 km e ancora ce l'ho montate. Con questo è tutto, spero che la nostra prima recensione vi sia piaciuta e vi lascio con questo splendido paesaggio.